Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, pesci, tendenze energetiche affettive per la prima parte di marzo 2023. Mi parlano dei gemelli, amici dei pesci, quindi può essere che in questo periodo ci sia qualche cosa che ha a che vedere con i gemelli. Allora, andiamo a vedere. Iniziamo con il matto. Il matto è una carta che parla di nuovi inizi, ragazzi. Qualcuno farà un salto, magari proprio il salto di fede, con una persona o all'interno di una relazione. Parla anche di nuove avventure il matto, quindi se siete single può darsi che in questa parte di marzo ci sia una potenziale conoscenza che potrebbe diventare qualcosa di più, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io, come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi un'email a questo indirizzo. Allora, iniziamo con un 9 di spade al contrario, 7 di coppe, la carta del diavolo, un fante di coppe, la regina di bastoni, un 6 di bastoni, vediamo che ultima carta vi danno, e un re di coppe. Allora, il 9 di spade al contrario eh, mi dà la sensazione che ci sia qualcuno che faccia un po' fatica ad uscire da una certa dinamica mentale, da un certo tipo di pensiero più che tutto. I 9 di spade sono sempre quei pensieri legati alla sofferenza che c'è stata in passato, dove non c'è più l'oggetto della sofferenza, ma c'è ancora il ricordo del dolore. Quindi credo che qui si tratti di guarire quello che è stato, no? Il 7 di coppe è una carta che parla di possibilità, ma ragazzi, essendoci il diavolo, è anche una carta che parla di illusioni. La sento forse un po' di più così. Perché comunque quando c'è il diavolo c'è qualche tipo di condizionamento mentale, quindi fate attenzione al tipo di proiezioni che fate, il tipo di obiettivi che vi prefissate, anche eventualmente in una nuova relazione, in una nuova avventura, perché qui comunque c'è un fante di coppe, c'è una persona, qui abbiamo anche re e regina. Però questo fante di coppe può essere che il mare di possibilità che si aprono in realtà poi non vengano concretizzate con una reale offerta. Sono poi curiosa di vedere questo diavolo con i mini tarocchi. La regina di bastoni è una carta che parla di una presa di potere personale, potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita, nel caso non abbiate nessuno, e con la quale potenzialmente si potrebbe sviluppare un buon tipo di rapporto, vi dico, perché comunque terminiamo il periodo con un 6 di spade e con un re di coppe. Il re di coppe, se non indica una persona, che in questo caso potrebbe fare anche riferimento a un terapeuta che vi aiuti, diciamo, da uscire da questo condizionamento mentale, da questa schiavitù, da questa dipendenza, potrebbe fare riferimento, appunto, se non fosse una persona, a un'energia, e in questo caso è un'energia matura, è un'energia, sì, diciamo che è arrivata a compimento, quindi molte volte parla del rapporto solido, dell'innamoramento o dell'innamorato. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il 9 di spade al contrario. Allora, abbiamo un 4 di bastone al contrario, l'appeso al contrario e un 2 di coppe. Che interessante. Allora, credo che qui qualcuno abbia avuto una relazione nel passato che insomma è finita magari non troppo bene, direi, perché comunque se c'è questo 9 di spade c'è ancora il ricordo di quelle dinamiche, di quell'instabilità, mi verrebbe da dire. Però appunto c'è l'appeso anche, c'è un 2 di coppe, un po' come se qualcuno probabilmente o fa dei compromessi verso se stesso o se stessa, quindi non permetterò più che mi trattino così, piuttosto che ho sempre la capacità
e il libero arbitrio di dire no a quello che non voglio nella mia vita. È come se ci fosse una sorta, perché l'appeso è girato al contrario, è uno sblocco, ok? Quindi c'è già stato un periodo di riflessione. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Ecco, abbiamo la carta del giudizio, che è la carta del risveglio spirituale, e la regina di bastoni, che qui in realtà poi vediamo girata. Quindi ho come la sensazione che, allora, per qualcuno la carta del giudizio fa riferimento magari a una chiamata, una notizia, una telefonata che arriva da qualcuno del passato. Ehm, Non è detto che sia la telefonata della vostra persona di interesse. Può anche essere che riceviate una notizia da una persona che conoscete da tanto tempo, che in qualche modo vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, di valutare diversi aspetti della situazione. Diciamo che da un lato è positivo perché vi si aprono un po' gli occhi, dall'altro aprire gli occhi e avere più opzioni ancora vi porta a una sorta di instabilità su come agire, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il diavolo. Re di coppe, wow, ma guardate ragazzi, ci sono le stesse energie nella prima metà e nella seconda metà, le stesse figure, re di bastoni e re di coppe. Nella prima metà sono girati al contrario e nella seconda metà sono girati al dritto. Wow. Abbiamo re di coppe e la carta della forza. Allora, qui potrebbe essere che qualcuno abbia bisogno di prendere fiato, di prendere spazio da qualche tipo di controllo, di condizionamento, come vi dicevo con il diavolo, e fondamentalmente qui si tratta di appoggiarsi a un terapeuta, di chiedere aiuto proprio. Ehm, la carta della forza, anche lì, ho come la sensazione che abbiate bisogno di una spintarella per fare un certo tipo di passo, per fare un certo tipo di movimento. Come se ci fosse una scelta da dover affrontare, e qui vediamo le possibilità tra le quali dovete scegliere, ma ci sia qualche tipo di impedimento, qualche tipo di condizionamento. Per qualcuno potrebbe essere dovuto a un genitore, una persona che in qualche modo non si vuole deludere, quindi è un vostro condizionamento mentale, magari l'altra persona non vi ha detto niente, però c'è qualche cosa che impedisce in un certo senso questo movimento fluido. Andiamo a vedere il fante di coppe. Allora abbiamo la stella e la morte al contrario. Mm. Sì, ho come la sensazione che se il giudizio, per esempio, se il giudizio rappresenta una persona del passato, può essere appunto che riceviate un contatto da parte di questa persona dove però voi vorreste chiarire la situazione, però alla fine la cosa non si rigenera, non si rinnova. È come se, cioè, se state aspettando delle scuse, ipotesi, è come se non arrivassero, è come se si ricreasse un contatto ma senza chiarire quello che è successo. Se invece non fosse una persona, ma fosse una vostra presa di consapevolezza, ok? Qui si tratta, ho l'idea che qualcuno non riesca a perdonarsi per qualche cosa che è stato nel passato. Andiamo a vedere la regina di bastoni di qui. Abbiamo un 9 di pentacoli, interessante, e l'imperatrice al contrario. Ragazzi, per qualcuno può fare riferimento a un nuovo progetto, magari di coppia, tra cui anche magari un bambino. Se fosse così, le possibilità che si aprono dipendono da quanto siete condizionati e anche da che cosa c'è da chiarire qui, perché
c'è qualche cosa che si è un po' incastrato con questa morte al contrario, che non si rinnova, diciamo così. Però comunque la regina di spade, scusatemi, la regina di bastoni è l'energia di una persona che ha ripreso il potere personale in mano. È una persona che sa godersi la vita, quindi è un po' l'energia che sento. Poi abbiamo anche questo matto che porta quell'energia frizzantina, quindi è come se uscisse da questo periodo un po' buio, devo dire. Forse l'unica cosa che ancora un po' vi condiziona appunto è la mente, perché comunque quando c'è il diavolo si parla di mente, di potere mentale, di ego, però, però ecco, c'è comunque un 9 di pentacoli, è una carta di amor proprio, è una carta di coccole. È vero, probabilmente siete in una fase dove avrete raggiunto un certo tipo di stabilità e ve la godrete senza necessariamente fare troppi passi in avanti. Andiamo a vedere questo 6 di bastoni. Abbiamo il fante di spade, un asso di bastoni e un fante di pentacoli. È come se ci fosse aria di novità e lo vedo anche qui con il matto. Cioè un asso, un fante e due fanti, scusate. L'asso di bastoni rappresenta un nuovo inizio, rappresenta un'azione, rappresenta un riconoscimento, un input positivo e con due fanti sento tanta energia veramente entusiasta, qualcuno che si sta, come vi posso dire, si sta dedicando alla crescita di qualche cosa. Andiamo a vedere il re di coppe. Regina di spade e 6 di pentacoli al contrario. Mm. Ok, ragazzi, il re di coppe è una specie di, come vi posso dire, di ragguaglio. È un po' come se vi volessero dire, perché qui comunque c'era questa questione del controllo dell'ego, e il re di coppe era girato al contrario, no? Molte volte parla di immaturità emotiva il re di coppe quando è girato al contrario, ed è un po' come il non avere forza di volontà, che è l'ombra, del divino femminile, ok? Quindi è un po' come se vi dicessero, ok, tirate fuori gli attributi e mettete i paletti, ok? Cercate di capire che cosa non è in equilibrio e con amore però, anche verso di voi, quell'amor proprio, ok? E mettete dei paletti anche nei confronti delle energie che sono intorno a voi e che portano disequilibrio. Nel caso appunto, ragazzi, non fosse nessuno, qui c'è una conoscenza che potrebbe entrare, però appunto si tratta sempre di definire i confini. Allora, ho la sensazione che sia un periodo, inizio marzo, dove iniziate letteralmente a respirare meglio e non volete perdere questo tipo di libertà, autonomia o sensazione che sia. Quindi per la persona che arriverà nuova si tratta di appunto mettere dei paletti. Se fosse, se avesse già una relazione, mm, e non si riuscisse comunque a chiarire qualche cosa del passato, perché magari la persona, ci sono quelle persone che fanno fatica a parlare dei propri sentimenti, delle proprie emozioni, no? Ma fondamentalmente perché non sono abituate ad ascoltarsi e non saprebbero cosa dirvi, perché loro stessi non sanno tradurre e mettere in ordine i loro pensieri e emozioni. Mentre qui è un po' come il ok, mi riprendo il mio potere, metto i miei paletti, anche se non si è, tra virgolette, risolto la questione del passato, da qui in avanti mi riprendo i miei spazi, mi riprendo la mia libertà, se vogliamo, ma non è una libertà da single, eh? È una libertà di dire
Ecco, chiamiamola responsabilità, mi prendo la responsabilità di scegliere per conto mio. La sento un po' così. Andiamo a vedere che cos'altro riesco a dirvi con questi oracoli. Io intanto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con le iscrizioni, i commenti, le condivisioni, le donazioni, le email. Grazie davvero a tutti quanti per il vostro sostegno. Ok, allora abbiamo questa carta parla di creare nuovi ricordi fondamentalmente perché c'è qualche cosa qui che è un po' stagnante. Parla di pensieri vecchi, ormai obsoleti, che non servono più. Parla anche di vecchi schemi mentali o forme pensiero che in qualche modo contaminano ancora il presente. Poi abbiamo, questa carta parla di competizione, di qualche tipo di nemico che potrebbe esserci intorno a voi. Come nemico io vedo anche semplicemente il proprio ego. Quando c'è bisogno di avere una rivincita, una riscossione, come vi posso, sì, un riconoscimento, è sempre un po' l'ego, no? Comunque vi mette in allerta per quello che riguarda altre donne che potrebbero, eh, insomma, esservi alle spalle, diciamo così. E poi abbiamo questa carta che parla di attrazione, di flirt, di tentazioni e anche qui di terze parti coinvolte. Adesso fatemi vedere queste terze parti. Ho una regina di spade e ho l'imperatrice. L'imperatrice potrebbe essere una madre, come vi dicevo, o qualcuno legato alla famiglia. E qui ho due fanti. Sì, ragazzi. Sì. Per qualcuno potrebbe proprio essere che c'è... non la sento un'energia a livello romantico in realtà, perché comunque sono spade e pentacoli, per cui... però state allerta, insomma. Andiamo a vedere con le carte delle fatine che cos'altro riesco a dirvi. Andiamo a vedere ancora un messaggio. Terapeuta. Allora, questa carta vi dice di chiedere aiuto agli esseri celesti in realtà, no? Quindi parla un po' di... Qui avete il giudizio, eh? È un po' come se ci fosse una sorta di protezione divina. E... Guardate, è un po' come dire chiedi e ti sarà dato. Mm? E qui questa carta vi vuol far sapere che siete comunque sempre assistiti dagli angeli nel momento in cui chiedete loro aiuto. Amici dei pesci, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!